Scale Auto sta sfornando una serie di vetture da rally che piacciono veramente tanto agli appassionati di questo settore e in più buona parte di queste slot car sono decisamente recenti. È infatti il caso di questa Skoda Fabia R5 nella splendida colorazione Golf relativa al Rally di Montecarlo del 2020. Sì, magari la gara è un po' datata, però la macchina è decisamente moderna, attuale e soprattutto la si può trovare ancora oggi in tutti i vari campionati di rally. In più c'è una particolarità che non è cosa di poco conto, ovvero questa vettura è dedicata ad un equipaggio italiano. Se ne vedono poche e quando ci sono è sempre un piacere poter fare l'unboxing. Ciao ragazzi, io sono Massimo e come sempre vi do il benvenuto sul canale Slot Car Tech. Se anche tu sei un appassionato di slot car, se sei appena all'inizio, se sei un pilota esperto, qui potrai trovare tutti gli argomenti per dare sfogo alla tua passione. Troveremo infatti l'unboxing delle migliori vetture, ne faremo la preparazione, proveremo attrezzature e tutti quegli utensili utili all'interno del paddock ma anche nella vostra valigetta, e poi faremo anche il recap delle migliori e più importanti gare a livello nazionale e anche qualche cosa al di fuori dei nostri confini. Insomma, qui potrai trovare tutto quello che riguarda questo fantastico mondo delle slot car. E oggi sul tavolo di Slot Car Tech, come vedete, c'è una splendida vettura di Scale Auto, una vettura della categoria rally. Stiamo parlando della Skoda Fabia R5. Abbiamo visto poco tempo fa in un video precedente che sta nascendo anche un nuovo campionato rally. Stiamo infatti parlando del campionato nord-ovest, dove si correrà effettivamente con una categoria monomarca monoproduttore e le vetture della casa spagnola Scale Auto saranno le protagoniste appunto di una categoria. Riuscirà questa Fabia a portarsi a casa la vittoria? Beh, staremo a vedere. Intanto noi passiamo con la visione dall'alto e andiamo ad osservarla più da vicino, sia per quanto riguarda la parte estetica ma soprattutto per la parte meccanica. Davvero molto bella, molto appariscente questa nuovissima Skoda Fabia R5 di Scale Auto. La teca poi non ci nasconde praticamente nulla, perché a parte la zona posteriore dove è presente il cartonato recante il marchio della vettura, ovvero Scale Auto, e anche la versione, in questo caso la R Series, tutto il resto è completamente trasparente. Se facciamo un po' un giro attorno alla basetta abbiamo nella parte posteriore alcune indicazioni, anche ad esempio l'etichetta con il codice del modello e il nome della vettura, in questo caso R5 Rally Montecarlo 2020, ci sta ad indicare anche la gara di riferimento, il numero della vettura e la tipologia di telaio R Version. Ricordiamo infatti che Scale Auto ha diverse versioni del telaio dedicate alle competizioni oppure anche ad un uso più casalingo. In questo caso abbiamo una vettura dedicata ad un uso competitivo. Direi però di andare ad aprire questa teca in policarbonato trasparente e addentrarci un po' di più in quello che è la vettura. Anche se la confezione sembra effettivamente così semplice, in realtà è protetta da un sottile cellophane trasparente che ne va da un lato a proteggere la confezione e dall'altro anche ad evitare che questa si possa aprire e in qualche modo andare a rovinare la vettura internamente. Quindi andiamo a togliere appunto questo involucro di cellophane per avere così nelle nostre mani la teca completa e poter andare a separare la vettura dalla sua basetta. Andremo ora a togliere la confezione in policarbonato trasparente che ha protezione effettivamente della basetta e della vettura stessa, e poi dovremo girare la basetta stessa sottosopra, togliere questo cartonato e andare ad agire su queste due viti che tengono fissata la vettura sulla confezione di Scale Auto. Per farlo ci servirà un semplicissimo cacciavite a croce. Andremo così a svitare queste due viti e avremo così la nostra vettura tra le mani. Ed eccoci con questa splendida Skoda Fabia R5 svincolata dalla sua confezione, ma prima voglio ancora farvi vedere che cosa conteneva quel cartonato sotto la confezione. Se da una parte ci sono le classiche indicazioni che vanno ad indicare che questo non è propriamente un giocattolo, non è adatto ai bambini inferiori ai 14 anni, girandolo al contrario abbiamo l'esploso della vettura. Possiamo infatti vedere tutti i componenti che vanno a comporre questa nostra macchina e per ognuno di essi c'è indicato il codice. È una scelta decisamente molto furba che ci permette di andare a conoscere così molto più rapidamente quello che c'è montato sulla nostra vettura, e nel caso dovessimo andare a comprare un pezzo di ricambio oppure magari sostituirlo con un altro, sappiamo esattamente che cosa prendere e quale codice ordinare. Ma non è finita qui, perché se poi andiamo ad aprire ulteriormente il nostro cartonato
cartonato, troveremo anche tutte le parti che vanno a comporre questa Skoda Fabia R5, ma soprattutto le parti opzionali, quindi avremo la possibilità di andare a conoscere il codice ad esempio del body kit bianco della sola carrozzeria oppure anche dell'intero body kit, ma anche ad esempio il telaio, l'abitacolo, le corone che ci possono essere, tutte le viti a disposizione, gli pneumatici, il banchino, le pulegge e persino i cerchi da utilizzare, insomma tutti i componenti qua in un esploso, quasi come se fosse un piccolo catalogo di scale auto però interamente dedicato a questa vettura. Una scelta decisamente furba e intelligente perché ci permette di andare a conoscere da subito tutti i pezzi che possiamo andare a montare senza aver paura di sbagliare l'acquisto. E ora è arrivato il vero momento di dedicarci alla vettura, questa splendida Skoda Fabia R5 nella versione Golf pilota Alessandro Gino. È decisamente molto raro trovare tra le vetture slot car, soprattutto quelle da rally, piloti italiani, perché le maggiori case produttrici, essendo spagnole, chiaramente prediligono versioni di vetture e piloti di casa loro. Però ogni tanto qualche vettura che spicca per la livrea o comunque suscita curiosità anche in Italia c'è, e quindi i produttori sono molto attenti nell'andare a presentarci una vettura che, come in questo caso, diventa quasi iconica. Però devo dare fin da subito una piccola tirata di orecchie a Scale Auto, perché in questo caso è andata a sbagliare il nome del navigatore. Come vedete qua sul vetro nella parte posteriore abbiamo Alessandro Gino A. Gino e poi come navigatore abbiamo D. Fappini. In realtà non è Fappini ma è Fappani. Un piccolissimo errore, solo una lettera che però in un certo modo va un po' a storpiare il nome della persona che ha effettivamente navigato Alessandro in questa avventura del rally di Monte Carlo. Per il resto la macchina è decisamente fatta molto bene. L'azzurro, l'arancione e il nero si sposano veramente bene, tutte le tampografie sono realizzate nel migliore dei modi, anche quelle piccoline come ad esempio queste che si trovano ai lati della vettura e nella parte anteriore non hanno la men che minima sbavatura. Tutto è realizzato nel minimi particolari, addirittura anche la scritta TAM Auto qui nella griglia del radiatore anteriore. Bella nel suo insieme la Skoda Fabia R5, l'avevamo già vista in un unboxing precedente, qui abbiamo solo esclusivamente una colorazione diversa da quella che avevamo già visto poco tempo fa. Belli come sempre i cerchi con il gruppo ruota completo, cerchi neri, si intravede all'interno il disco freno forato e baffato, sul copertone c'è la scritta Pirelli con il marchio sotto zero, molti anche i dettagli a completare proprio la scocca di questa vettura, come ad esempio i ganci fermacofono nella parte posteriore e anche quelli nella parte anteriore. Sono inseriti all'interno della scocca della vettura, sono parti integranti appunto della scocca, ma sono tampografati, quindi sono verniciati addirittura con due colori, quindi il gancio di colore argento con la staffa fermacofono di color rosso, ad indicare comunque che Scale Auto ci tiene ad ogni minimo dettaglio. Bella la bandiera italiana nella parte superiore del tetto della vettura, così come anche tutte le rifiniture interne. Vediamo infatti che i due piloti hanno anche la tuta con i marchi Golf, hanno le cinture di sicurezza disegnate e soprattutto piloti e navigatore hanno praticamente la tuta colorata come quella originale di Gino e Fappani. E poi il navigatore che stringe tra le mani il quaderno delle note con le note effettivamente scritte. Si vedono un po' poco, però se ci avviciniamo con l'occhio andiamo a notare che sono effettivamente state riportate. Mi piacciono anche molto gli specchietti retrovisori, sono decisamente molto piccoli, però nella loro parte interna hanno l'adesivo riflettente a simulare al 100% quello che è uno specchietto retrovisore originale e danno sempre un plus in più alla vettura, donandole quell'aspetto da modellino statico più che da modellino dinamico. Difatti è sempre un piacere poter girare con delle vetture che non sono soltanto prestazionali ma anche molto belle da osservare. Se la giriamo sottosopra abbiamo il classico telaio R version, ovvero un telaio grigio medio, è un telaio mediamente morbido, ha il banchino staccato dal telaio vero e proprio, un banchino in questo caso come lo possiamo andare a notare con 4 punti di ancoraggio, poi abbiamo il classico pick-up ammortizzato, la trazione presente sulle 4 ruote mediante la cinghia, poi andremo anche a vedere internamente tutta la parte meccanica, insomma è una vettura che potremmo definire pronto gara. Adesso andiamo a smontarla, andiamo a dividere il telaio dalla carrozzeria
carrozzeria vera e propria. Lo facciamo agendo su due viti, ne abbiamo una nella parte posteriore, una nella parte anteriore, e così avremo diviso le due parti e potremo osservarne anche l'interno. Scaleauto, per unire la sua vettura, ci mette a disposizione delle viti di tipo semiprofessionali. Sono viti imperdibili, sono viti che hanno sul loro stelo una parte priva di filettatura, per cui ci danno un po' la possibilità anche di dare un leggero basculamento tra la carrozzeria e il telaio. Non sono coniche, non sono alleggerite, però comunque sono viti che già in primo montaggio ci danno quel qualcosina in più che ci permette di rendere più performante la vettura su tutti i nostri tracciati. E come sempre partiamo dalla carrozzeria, l'abbiamo già vista nella parte esterna, la rigiriamo al contrario e la guardiamo anche molto bene dalla parte interna. Qui troviamo tutta la zona dell'abitacolo. Questa è stata praticamente fissata sulla carrozzeria mediante due punti, utilizzando le due colonnette. Infatti è incastrata perfettamente all'interno della colonnetta anteriore e poi anche sulla colonnetta posteriore. Questo ci dà la possibilità di andarla eventualmente a rimuovere, sostituire con degli interni in Lexan se abbiamo la necessità di rendere la vettura più leggera, più performante, oppure anche semplicemente di poterla rimuovere per pulirla internamente nel caso andassimo ad utilizzare ad esempio circuiti infarinati, quindi che simulano la neve. Altri componenti che sono stati aggiunti rispetto alla semplice carrozzeria sono in pratica le due prese d'aria sul cofano anteriore. Abbiamo infatti questo pezzettino di plastica che corre lungo tutto il cofano anteriore, e se lo andiamo a girare nel verso giusto troviamo queste due prese d'aria chiuse da appunto questo pezzettino di plastica, un pezzettino di plastica unito che, essendo molto piccolo, si è deciso di unire formando un unico pezzo. Un'altra cosa in aggiunta alla carrozzeria è la griglia anteriore, una griglia non in plastica che è stata posizionata nella parte anteriore e poi fissata mediante lo scioglimento di pioli di plastica. Una particolarità della Skoda Fabia R5 ma anche del Rally 2 è il fatto che la parte posteriore del paraurti sia in aggiunta rispetto al resto della carrozzeria, quindi avremo tutta questa parte, in questo caso quella nera, che è stata aggiunta in un secondo momento, unita alla scocca vera e propria della vettura attraverso lo scioglimento dei pioli di plastica. Due sono le colonnine che permettono il fissaggio della carrozzeria al telaio, una nella parte anteriore decisamente sovradimensionata, grande, resistente, insomma una colonnina che difficilmente andrete a spaccare, e poi una nella parte posteriore molto bassa, anch'essa decisamente resistente, insomma due colonnette che vi danno la possibilità di dormire sonni tranquilli e nel caso di uscite anche particolarmente brusche non vanno a rompersi ma continuano a mantenere la loro efficacia nell'unire le due parti. Sempre sulla scocca abbiamo poi queste piccole appendici, ne abbiamo due lateralmente per parte, quindi un totale di 4, e poi due nella parte posteriore che ci servono in abbinamento con il telaio per poter andare ad alzare la carrozzeria con dei grani fissati sul telaio rispetto all'originale. In questo modo, se dovessimo utilizzare delle gomme leggermente più grandi rispetto a quelle standard, non abbiamo il problema che la carrozzeria, o meglio i passaruota, vadano a toccare con la gomma stessa, impedendone così il regolare movimento. Lasciata la carrozzeria è il momento di occuparci anche del telaio. Il telaio, lo abbiamo già detto, è nella sua versione R, quindi una versione competitiva. Come vedete, un telaio decisamente fatto bene, un telaio che presenta anche delle nervature che volendo si possono andare a tagliare per ammorbidire ulteriormente questo telaio che è già molto flessibile. È un telaio che va ad ospitare un banchino ancorato in 4 punti, 2 nella parte posteriore, 2 nella parte anteriore. Il banchino è il classico banchino Scaleauto, un banchino rosso, un banchino rigido, è un banchino che ospita un motore decisamente potente. Qui abbiamo infatti lo Sprinter Junior da 18.000 giri, è un motore che permette di avere una buona tenuta della vettura su tutte le speciali da rally. La meccanica è di tipo professionale. Abbiamo, per quanto riguarda la rapportatura posteriore, pignone e corona in nylon. La corona, pur essendo in nylon, non è fissata a pressione sull'assale posteriore ma ha un mozzo in ergal che ci permette di andarla a fissare e fermare comodamente sull'assale. Come vedete, sull'assale posteriore c'è anche uno stopper che ci evita il basculamento laterale. Qui infatti abbiamo un motore posizionato angle winder e si rende per forza necessario andare a fermare quello che è il movimento laterale della vettura, anche perché questa vettura, avendo le 4 ruote motrici mediante puleggia
cinghia, e cinghia è una cinghia non dentata, è un classico O-ring di trasferimento della trasmissione dalla sala posteriore alla sala anteriore, ha proprio la necessità di rimanere fermo in un unico punto per evitare che questa cinghia possa traslare a destra e a sinistra ed eventualmente andare ad interferire sia con gli ingranaggi stessi della vettura, ma soprattutto con le ruote. La sala posteriore gira direttamente all'interno del banchino, ci sono due uniball in ottone che permettono alla vettura di non disperdere tutta la sua potenza. Nella parte posteriore abbiamo come sempre cerchi in alluminio, sono cerchi non aereo, sono cerchi pieni, non sono cerchi alleggeriti, ma sono già cerchi di tipo professionale. Siamo certi che questi cerchi, essendo in alluminio, siano rettificati e quindi che possono girare in modo pressoché dritto. Nella parte anteriore abbiamo invece dei cerchi in plastica, anche in questo caso pur avendo la trazione sulle ruote anteriori abbiamo comunque limitato il peso complessivo della vettura su quelle che sono le ruote un po' meno efficaci sia per trasmettere il moto della macchina sia anche per la scorrevolezza vera e propria. È sempre comunque presente una sale di acciaio rettificato e qui ai lati abbiamo anche dei distanziali che ci permettono anche in questo caso di evitare il basculamento laterale dell'assale stesso e mantenere la posizione fissa della nostra puleggia, così come avviene già per l'assale posteriore. Il pick-up è un classico pick-up scale auto a lama avanzata, è un pick-up da rally, quindi è ammortizzato, ha una molla che ci permette in pratica un'escursione in altezza, ma lo fa ritornare sempre alla sua posizione originale. Non è un pick-up a forchetta, ma come vedete abbiamo una piccola vite che ci permette anche di andare a regolare il movimento. Su questa vettura, così come anche su molte vetture di scale auto dell'ultima generazione, è presente sia sul pick-up che vicino al motore, diciamo circa a metà strada dei cavi che portano corrente dal pick-up, dalle spazzole quindi al motore, un chip elettronico. Questo probabilmente va a toglierci le eventuali interferenze che dovessero arrivare dalla pista, dall'alimentatore o comunque dal motore stesso e ci assicura un'alimentazione decisamente più pulita e lineare. Sarà mia cura comunque andare a scoprire esattamente a che cosa servono questi due chip, capire se sono indispensabili al funzionamento, capire anche se la vettura migliora o peggiora con l'utilizzo o meno di questo chip. Insomma, è un componente estremamente nuovo, l'ho visto ancora molto poco e sono effettivamente curioso di andare a capire e comprendere il suo reale utilizzo e funzionamento. Tutta la vettura ha la possibilità di essere gestita per quanto riguarda il discorso dell'assetto. Qui ad esempio sull'assale anteriore abbiamo questi due grani laterali nella parte superiore dell'assale che ci permettono di andare a limitare la corsa verso l'alto dell'assale, ma abbiamo anche dei grani nella parte sottostante della vettura che ci permettono anche di decidere l'altezza. La combinazione di questi due grani ci permette anche di andare a decidere il basculamento stesso dell'assale anteriore. È molto importante soprattutto perché ricordiamo è una trasmissione 4 ruote motrici per cui necessita di qualche accorgimento in più. In questi fori, come avevamo già visto prima, vanno ad inserirsi eventuali grani per andare a spostare più in alto la carrozzeria della nostra vettura ed evitare quindi che questa possa andare ad interferire eventualmente con copertoni leggermente più grandi rispetto a quelli originali montati di serie. È sicuramente una vettura prestazionale, è sicuramente una vettura studiata nei minimi particolari, è sicuramente una vettura che può piacere a tutte quelle persone che corrono con le slot in ambito rally. Insomma, una vettura moderna, una vettura prestazionale, una vettura che piace anche non solo per la livrea, per i colori che abbiamo visto essere decisamente appariscenti, ma anche per tutta la parte meccanica che è molto simile ad una vettura da pista e quindi ci trasmette tutta quella tecnicità, tutta quella professionalità che arriva ed è stata studiata sul mondo pista all'interno delle speciali cronometrate. Prima di portarla in pista però è arrivato il momento anche di farne i pesi e di prenderne le misure, quindi partiamo subito con la carrozzeria, poi ci occupiamo del telaio ed infine rimontiamo la vettura, andiamo a pesarle e andiamo a prenderne anche le sue dimensioni. Bilancia pronta con il suo supporto, prendiamo la carrozzeria, la appoggiamo sulla bilancia, facciamo la prima pesata 27,8 grammi, alziamo, riabbassiamo la nostra carrozzeria e abbiamo di nuovo 27,8 grammi. Togliamo la carrozzeria, prendiamo il telaio, lo appoggiamo sul nostro supporto e abbiamo un peso
pari a 64 grammi giusti. Alziamo e facciamo anche in questo caso la seconda pesata per un totale di 64 grammi. Avete visto 63,9, 64 grammi. Ora rimontiamo il telaio con la sua carrozzeria, così potremo andare a pesare anche le due viti che abbiamo tolto e poi ci preoccupiamo di prenderne il peso totale. Vettura rimontata, andiamo a posarla sulla nostra bilancia, un peso pari a 92,2 grammi. Alziamo e andiamo a riabbassare la nostra vettura 92,2 grammi. Ed è arrivato ora il momento di andarne a fare le misure. Come sempre per le misure ci affidiamo al calibro, misuriamo dapprima la lunghezza di tutta la macchina, pari esattamente a 12,65 cm, ovvero 126,5 mm. La larghezza della Skoda Fabia nella sua parte posteriore è pari esattamente a 62,5 mm, 6,25 cm. Nella parte anteriore mi sembra solo leggermente più piccola e infatti è 62 mm, 6,2 cm. Come per tutte le macchine prendiamo anche la distanza dal centro ruota anteriore al centro ruota posteriore. In questo caso la misura è pari a 77,5 mm, 7,75 cm. È sicuramente bella da vedere, ma sarà anche prestazionale? Beh, non lo sappiamo finché non la portiamo su una speciale rally, e per farlo andiamo direttamente all'interno dello Slot Club Asti Calabroni Rossi e andiamo a guidarla su uno dei tratti cronometrati che normalmente di sera vengono utilizzati per le gare di Slot Club. Abbiamo provato la vettura su 3 tratti cronometrati con e senza magnete. Beh, il responso è presto detto. Molto meglio la guida se utilizzata senza magnete. Infatti, se da un lato questo piccolo componente ci dà la possibilità di essere un po' più attaccati alla bandella della pista e quindi di avere un utilizzo più sicuro, dall'altro il divertimento è assicurato se lo andiamo a togliere, perché la vettura rimane subito più fluida, ne vince in guidabilità e soprattutto in percorrenza di curve. Insomma, volete un consiglio? Togliete il magnete e iniziate a guidarla. La macchina è piccola, scattante, poco nervosa e soprattutto vi mette fin da subito a vostro agio. È una macchina che vi dà la possibilità di esagerare anche un po', perché non si impunta e non esce subito di traccia. Insomma, una vettura che sa farvi divertire. Bella da vedere e quindi anche bella e facile da guidare. Sarà questa una delle vetture da battere all'interno del neonato campionato monomarca, monoproduttore Rally Slot? Beh, staremo sicuramente a vedere, perché le sue antagoniste sanno il fatto loro. Devo dirvi però che se volete una vettura decisamente
veramente interessante dall'aspetto affascinante, beh, questa Skoda Fabia R5 non può mancare all'interno della vostra collezione. E poi, se siete italiani, è davvero molto raro e difficile trovare un equipaggio italiano all'interno dell'ambiente delle slot car. E voi avete già pensato con quale vettura correrete il prossimo rally slot? Non ancora? Avete dei dubbi? Beh, scrivetemelo nei commenti, io vi risponderò a tutte le vostre domande. Se invece a voi piace come a me questa vettura, allora mettete un like, e se avete trovato interessanti i contenuti iscrivetevi al canale, mi raccomando attivate la campanella così non perderete nessuno dei prossimi video. Io come sempre vi saluto e vi do appuntamento sempre qui sul canale Slot Car Tech per il prossimo video.